Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda oppure organizzazione nel fare decisioni più rispettabili dal punto di vista statistico. Oggi ti presento un caso che ha a che fare con più di 200 negozi scuri localizzati grossomodo in India che raccolgono domanda da una particolare geografia. Hanno raccolto gli ordini su base oraria e vorrebbero fare una previsione domanda in modo da organizzare meglio i fattorini e un altro pezzo della filiera. Ovviamente questa cosa qui avrà dei vantaggi lato cliente e lato azienda. Al momento dicono di avere un modello di machine learning con una serie di variabili che ha un'accuratezza con questa metrica significa errore medio assoluto percentuale di quanto del 12%. Vorrebbero ridurlo al 7%, che ovviamente questa cosa avrà i vantaggi specificati poco sopra. Finalmente penserai, ti faccio vedere un programma interfaccia grafica per la statistica basato su Python anziché su R. Perché te lo faccio vedere oggi? Perché essenzialmente da quasi 5 anni che conosco questo programma di nome Orange, ogni volta che lo avevo installato assieme ad un altro programma dell'ecosistema Python mi dà problemi, perché essenzialmente si ripete una cosa che ho già citato in un paio di episodi del podcast, che ha a che fare con le dipendenze, ossia sulle librerie che usa. Cosa sono librerie? Una serie di funzioni, quindi di codice, che fa determinati compiti. In questo caso i compiti avranno a che fare con la statistica, non con l'informatica in senso stretto. Qualche parola in più su Orange. Sembra da bambini a livello di interfaccia ed effettivamente l'università dietro questo programma l'ha creato per rendere la statistica accessibile anche a loro. Ma l'installazione non risulta per niente banale se hai già altri programmi dell'ecosistema Python. Ora capisci un altro motivo, in particolare se hai visto altri miei video, sul perché io preferisco utilizzare R anziché Python. A me personalmente dà meno problemi. Per farti capire, se vieni dal mondo dell'economia e hai avuto la fortuna di fare un corso di programmazione, quasi sicuramente avrai imparato Python e avrai installato dei programmi che ti consentono di utilizzare Python. Ecco, se provi a installare Orange avendo un programma di Python, avrai sicuramente problemi. In caso negativo avvisami, fammi sapere le tue dipendenze, cioè il programma che hai installato, magari anche il sistema operativo, perché se non hai problemi diventerà una situazione nuova per me. C'è solo un caso di solito dove non ti dà problemi ed è una cosa che prevalentemente fanno gli informatici, ossia la creazione di un ambiente virtuale, cosa che io avevo provato ma ho avuto problemi su un altro fronte, perché come ho dato modo di capire l'ecosistema Python è particolarmente complesso. Riassumendo, io nel corso di questi anni ho installato e reinstallato questo programma varie volte perché mi dava una serie di problemi che mi portavano ad utilizzare quel vocabolario pungente che i meccanici usano quando non riescono a smontare qualcosa. Dopo questa introduzione sull'ecosistema Orange basato su Python, andiamo a vedere il caso nello specifico. Con questo nodo, che qui si chiama widget, ho utilizzato un termine di un altro programma che forse avrai visto, abbiamo il caricamento dei dati che hanno il formato CSV. A sinistra, come vedi, ho inserito un commento tramite questa funzione qua in basso. L'avevo detto anche in altri contesti, scrivere commenti sul codice, ma in questo caso è un processo, aiuta tanto, perché nel presente un processo può sembrare chiarissimo, ma se lo riapri dopo un mese o due, non è mica detto, anzi. Quindi il discorso del commentare i processi e il codice è una buona pratica che si vede in vari ambiti, non solo statistico. Comunque, questo è il nostro widget. Qua ci sono le opzioni di importazione. Ho identificato come data ora la prima colonna e come un numerico la quarta colonna. Queste due le ho ignorate. Come vedi abbiamo 5000 righe e 2 colonne. Questo è il grafico dei nostri ordini. Se volessimo utilizzare una correlazione lineare
effettivamente questa nuvola di punti ha una certa tendenza lineare, ma ovviamente se hai un occhio da liceo scientifico, qua dentro non ci vedrai una retta come migliore approssimazione di questo andamento, ma qualche tipo di funzione trigonometrica, giustamente, perché ha un andamento ondulatorio. Torniamo un attimo alla richiesta. Le persone in questione dicono di aver utilizzato un modello di machine learning. In realtà qua serve un modello di serie storica, perché abbiamo una serie di ordini in funzione dell'ora. Tuttavia, per utilizzare un modello di serie storica ci serve innanzitutto verificare se gli ordini delle ore 12 dipendono dagli ordini delle ore prima. In altre parole, ci serve fare una autocorrelazione. Orange ci permette di fare questa cosa tramite la funzione correlagramma e andiamo a vedere i risultati. Queste sono le bande di significatività, queste sono, chiamiamole volgarmente, le ore, ma adesso ci arriviamo, e c'è un problema di interpretazione, nel senso che abbiamo all'incirca 600 indici come significativi e questa cosa in termini di modelli ci darà sicuramente dei problemi. Per questioni di efficienza computazionale io prenderò solo i primi 50 come maggiormente significativi, come ho scritto qua dentro. Te lo faccio vedere per questioni di chiarezza. Io ho preso più o meno fino a qui. Poi nota che si vedono cose strane, nel senso che si vedono dei buchi fra 20 e il 40, ma questo è un altro discorso. Io avrei potuto prendere anche fino al 250, ma ripeto, per questioni computazionali mi sono fermato molto prima. Il che ho selezionato le colonne, ho formato la mia serie storica, perché fino a poco fa avevamo un tipo di formato dati diversi, ho creato il mio modello con questa impostazione. Questo è il numero di ritardi che prendiamo per la nostra variabile obiettivo. Io qua ho selezionato 4, perché se seleziono 50 ho problemi al computer, il che ci dà questo tipo di previsione. Poi ho creato quest'altro tipo di modello di serie storica, anche qua gli metto 4 per motivi di coerenza, al che possiamo andare alla valutazione dei modelli. Bada bene che nel primo modello abbiamo un MAPE inferiore a quello specificato qui, quindi abbiamo centrato l'obiettivo apparentemente e anche con la seconda classe di modello, che è un VAR. Ma, come ho specificato tante volte, non basta guardare una metrica per vedere se si è centrato l'obiettivo, bisogna verificare anche altro. Ad esempio in questo quadro l'R quadro, che significa la varianza spiegata dal modello di cosa della variabile obiettivo. In questo caso la variabile obiettivo è il numero di ordini in funzione dell'ora. Di solito l'R quadro va da 0 a 1, qua è negativo, quindi c'è sicuramente un problema. E ti dirò di più, ho visto più di 5 video su YouTube di gente che ha un R quadro negativo e non si fa venire dei dubbi, così come ho visto gente, la stessa, che fa un modello di serie storica senza fare un correlogramma. Ti ricordo che la serie storica la si usa quando la variabile obiettivo mostra autocorrelazione. Lo ripeto ancora una volta, autocorrelazione in questo caso significa che gli ordini di mezzogiorno dipendono dagli ordini delle ore prima. Senza questo controllo non ha senso fare l'autocorrelazione e si capisce che si ha a che fare con gente poco seria, per non dire altro. Quindi i nostri modelli fanno essenzialmente schifo. Poi il problema di Orange, che è un programma che usa Python, che è un linguaggio di programmazione prettamente di informatici, è che non ha le diagnostiche per questi modelli. Io ho provato a fare una distribuzione dei residui. Qui mi verrebbe da dire che sono distribuiti come una normale e quindi io con questo controllo vado a verificare che non ho ancora autocorrelazione sui residui, perché se avessi ancora autocorrelazione sui residui essenzialmente mi servirebbe cambiare questo parametro o altri. Ribadisco che questo parametro non è quel 50 perché mi dà problemi, ma il problema è ancora prima, nel senso che con delle prestazioni così evidentemente bisogna fare qualcos'altro, anche se ho centrato l'obiettivo del MAPE, che ti ricordo era questo.
qui abbiamo nella colonna data gli ordini di tutte le ore per tutti i negozi e quindi guarda quanti ce ne sono solo per questa ora. Praticamente abbiamo 211 righe solo per la prima ora. L'idea è quella di aggregare questa colonna e quindi gli ordini per ora in modo da avere innanzitutto meno righe. Immagino che si passerà da 5040 diviso 210, adesso non ricordo, 24 righe, direi che è un po' pochino. Comunque può essere un'idea, aggregando per ora. E dopo cambierebbe questo grafico, al posto di avere una nuvola di punti, avremmo, per farti capire, una linea spezzata. Quindi questa sicuramente è una prima idea. Ce n'è un'altra, che è ancora più fine. Io ho detto che una delle condizioni per utilizzare la serie storica è verificare l'autocorrelazione. In altri video io ho parlato di autocorrelazione parziale. Qui non ha senso perché abbiamo essenzialmente due variabili. Quindi non abbiamo nessun'altra variabile che ha un effetto sulla nostra variabile obiettivo. Ma se io, ad esempio, voglio studiare la domanda in funzione di le ricerche su Google, a quel punto mi conviene utilizzare una autocorrelazione parziale. A quel punto potrei addirittura scoprire che la domanda non dipende dalla domanda stessa, ma da quelle ricerche su Google, che magari hanno comunque anche loro un certo ritardo. Quindi tutto ciò per dire che non è detto che serve per forza usare un modello di serie storica. Potremmo andare a finire effettivamente in un modello di, chiamiamolo machine learning, perché appunto troviamo altre variabili che hanno una relazione con la nostra variabile obiettivo. Cosa ci portiamo a casa con questo video? Ancora una volta che se tu chiedi modelli in funzione di una metrica, cerchi la truffa. Secondo, per scegliere il modello opportuno per la tua variabile obiettivo, per fare previsione, ti serve fare una serie di controlli. In questo caso il controllo è verificare che gli ordini non dipendono da se stessi nel passato. Terzo, magari sarebbe diventato più comodo dare dati aggregati. E infine, fai molta attenzione sui video che trovi su YouTube, perché lo dico veramente con dispiacere, la maggior parte di questi non hanno metodo. E mi sto veramente guardando delle parole che uso. Non hanno assolutamente metodo. Quando parlo di staticalmo come soluzione nel prendere decisioni statisticamente più rigorose, parlo proprio di metodo, che là fuori, in purtroppo tanti video che vedo, manca. Manca perché, questo l'ho spiegato soprattutto nel podcast, un sacco di gente, anche con fiori di titoli, pensa di improvvisarsi statistico, guardi come lavora e vedi che ha delle lacune tremende. Ho concluso con questo video. Come al solito ho cercato di spiegare tutto ciò che effettivamente rientra nella sfera più tecnica del vocabolario della statistica, ma se ho tralasciato qualcosa ti invito a farmelo sapere, così aggiusterò il tiro nelle prossime occasioni. Ciao e alla prossima!